Riassunti di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 43. Questa è la quarta puntata della seconda stagione. Can ha smascherato Igit, che è costretto a dirgli che confesserà a Sanem di aver bruciato lui il diario. In quell'istante arriva Sanem che gli chiede spiegazioni, allora Igit la invita ad entrare in casa per poterle parlare da solo. Mentre sta entrando, Igit riceve un messaggio da Yuma che lo avvisa che nel capanno non c'erano telecamere, quindi Can non ha prove contro di lui. Igit, rassicurato, guarda Can con un sorriso beffardo e segue Sanem in casa. Qui cambia i suoi piani e confessa a Sanem di essersi innamorato di lei e le chiede di sposarlo. Sanem, sorpresa e anche infastidita, gli dice che è impossibile perché loro due sono solo amici e glielo ribadisce nonostante le sue insistenze. Poi Sanem pensa a Can fuori dalla porta e immaginando che aspetti di sapere la sua risposta, esce e va da lui. Qui lo affronta e quando lui le chiede se Igit ha confessato, lei, non sapendo che si riferisce al diario bruciato, si arrabbia, lo accusa di indifferenza verso di sé e se ne va. Can a questo punto capisce che Igit non ha confessato di aver bruciato lui il diario e lo affronta. Ma Igit, soddisfatto, gli dice che lui non ha prove in mano e che ha chiesto a Sanem di sposarlo. Can risponde che però adesso ha la certezza della sua colpevolezza e quando Igit gli dice che sta convincendo Sanem a sposarlo, gli dice che Sanem non lo ha mai amato e mai lo amerà. Sanem, sconvolta per la confessione inaspettata di Igit e per l'indifferenza mostrata da Can verso di lei, corre a raccontare tutto ai suoi amici. Si lamenta del fatto che Can non ha avuto nessuna reazione alla proposta e che non gli importa niente di lei. Arrabbiata e triste se ne va per strada da sola. Muzo la segue e la rassicura sui sentimenti di Can verso di lei. Contemporaneamente JJ va da Can e gli riferisce che Sanem non ha dato una risposta a Igit e quando lui si innervosisce si offre di scoprire ciò che è successo per poi riferirglielo. Come ogni sera, Sanem è al molo, prende le sue medicine, scrive il bigliettino, lo getta e poi, mentre se ne sta andando, vede arrivare Can e allora si nasconde. Lo guarda da lontano e lo vede sedersi pensieroso. Allora si ferma sperando che torni indietro e la veda. Arriva la mattina che trova Can addormentato sul molo e Sanem addormentata lì vicino. Quando Can si sveglia e va da lei, la vede e si ferma a guardarla, la accarezza e svegliandosi gli sorride. Poi inventa una scusa assurda per giustificare la sua presenza e se ne va di corsa. Sia Can che Sanem contattano i rispettivi fratelli che sentendoli agitati li vanno ad incontrare separatamente. Can racconta ad Emre della proposta di Igit a Sanem e che è arrabbiato perché lei non gli ha ancora risposto di no. Poi, dicendogli che vuole chiudere i conti con Igit, lo porta ad incontrare un detective privato che incarica di pedinare Igit. Emre confessa a Can di essere senza lavoro e di non averlo detto per orgoglio. Poi gli racconta di come dopo la sua partenza tutto è precipitato, gli parla sia della malattia di Sanem che della sua incapacità di amministrare l'agenzia e di come il tutto abbia portato al fallimento. Igit intanto racconta a Yuma della proposta fatta a Sanem e di come lui farà di tutto per farla accettare. Yuma, vedendolo molto alterato, gli fa notare come per lui Sanem sia diventata un'ossessione e che se lei gli dirà di no, lui deve andare avanti con la sua vita. Igit, come un esaltato, le risponde che il suo posto è con Sanem e che farà di tutto per mandare via Can. Yuma, vedendolo così ossessionato, comincia a preoccuparsi per la vita del figlio. Poi si minacciano di accusarsi a vicenda nel caso Can scoprisse i loro intrighi. Sanem va ad incontrare Leila e le racconta della proposta di matrimonio di Igit e di come lui abbia frainteso i suoi sentimenti e che gli chiederà di starle lontano. Soprattutto si lamenta di come Can non abbia mostrato interesse alla cosa e si chiede come lui l'abbia potuta cancellare dalla sua mente.
Gian intanto ha recuperato la sua automobile e mentre è immerso nei ricordi di lui e Sanem la vede camminare lungo il marciapiede. Si ferma e la invita a tornare a casa con lui. Dopo un'apparente tranquillità iniziano a discutere dei motivi della loro separazione. Sanem lo accusa di essere scappato da lei, mentre Gian la rimprovera di mancanza di fiducia e di non avergli creduto. Sanem si arrabbia, gli fa fermare la macchina e se ne va. Gian la rincorre e tra i due avviene un doloroso confronto dove si accusano a vicenda e finalmente, in modo chiaro, ognuno urla all'altro le motivazioni del loro comportamento. Sanem gli rivela di averlo chiamato 10 minuti dopo che se n'era andato per scusarsi, ma che lui aveva già spento il telefono e lo accusa di non averla mai richiamata. Poi lo spintona, urlandogli che non lo vuole e di andarsene, ma lui la ferma afferrandole le mani. E quando, nonostante tutto, stanno per baciarsi, ecco che i telefoni di entrambi iniziano a squillare e loro risalgono in macchina per tornare alla tenuta. Gian e Sanem tornano alla tenuta e tra loro c'è molta tensione. Sanem a casa trova Mekbe e Nihat che hanno saputo della proposta di matrimonio e temendo che sia da parte di Gian, preoccupati sono andati a controllare. Dopo qualche equivoco Sanem chiarisce che la proposta non è di Gian, i genitori si tranquillizzano ma vogliono ugualmente riportarla a casa con loro, ma Sanem rifiuta. Deren e JJ riferiscono a Sanem che la cliente che compra ogni settimana tante creme sistematicamente applica su ogni vasetto una sua etichetta e poi le rivende a prezzo maggiorato, per cui è necessario ottenere urgentemente un brevetto per fermarla e impedirle di appropriarsi del suo lavoro. Tutta la squadra è pronta e Gian assume la direzione dei lavori. Arriva Sanem con le sue creme e i suoi profumi. Deren, per esaminare il prodotto, esorta tutti ad annusare il profumo delle creme e a scrivere le proprie sensazioni. Gian annusa la fragranza delle creme e subito la sua mente va a quel famoso bacio in teatro, quando aveva sentito quel profumo per la prima volta, e si perde negli occhi di Sanem. Sanem spiega come ogni fragranza profumi in modo diverso su ogni corpo perché mescolandosi con l'odore individuale di ognuno crea una nuova profumazione. Mentre stanno lavorando arriva Igit che chiede a Sanem di parlarle. I due si allontanano e Igit le chiede di raggiungerlo dopo un'ora sulla spiaggia. Quando Sanem giunge all'appuntamento, vede con grande disappunto un angolo romanticamente allestito, con fiori e un tavolo elegantemente preparato per due. Igit le ripete la proposta di matrimonio e le offre un anello. Ma per fortuna irrompono JJ e Muzo che creano scompiglio e interrompono il tutto. Igit se ne va indispettito, mentre Sanem è molto contenta. Gian e Sanem chiamano di nuovo i rispettivi fratelli. Gian dice ad Emre che è arrabbiato perché Sanem non ha ancora detto di no a Igit e che lei non importa di come si senta lui. E che comunque non partirà più. Sanem dice a Leila che parlerà al più presto con Igit, ma che a Gian non importa di lei e che lui partirà presto. Aziz e Miriban, rendendosi conto che Gian e Sanem devono stare insieme lontano da tutti per ritrovarsi, escogitano un piano per farli finalmente riavvicinare. Quando giunge la sera, si recano da Sanem e le chiedono di prendersi cura fino al mattino della bimba di una loro amica che lavora di notte perché loro hanno un impegno. Sanem, sorpresa, accetta volentieri e loro le lasciano tutto il necessario per la bimba. Poi tornano a casa dove grazie a una telecamera che hanno posizionato di nascosto la possono osservare pronti ad ogni evenienza. Miriban manda Gian da Sanem con la scusa di darle ulteriori istruzioni. Gian, vedendola con la bimba, si offre di rimanere per aiutarla. Stando insieme i due ragazzi dopo qualche battibecco ritrovano la loro complicità e i loro sentimenti. Insieme coccolano la bimba che si addormenta facilmente tra le braccia di Gian. Intanto Yuma e Igit si incontrano in un locale e mentre lei è preoccupata che Gian possa sospettare della loro intesa, Igit è irritato perché Sanem non gli ha ancora risposto di sì, anche se è sicuro che accetterà, ma teme che la presenza di Gian possa confonderla.
Allora Yuma, preoccupata, lo avverte che se farà del male a Jan, Sanem non lo perdonerà mai. I due sono filmati dall'investigatore di Jan, che poi gli riferisce dell'incontro e che avrebbe scoperto l'identità della donna. Aggiunge che Igit non ha amici e che lavora solo al libro di Sanem. Giunto il mattino, Aziz e Miriban, quando vanno a riprendere la bimba, trovano Jan e Sanem seduti vicini, con la bimba in braccio, che si sorridono guardandosi negli occhi. Questa è una delle scene più romantiche di tutta la puntata. Poi Igit va a prendere Sanem per andare a pranzo insieme ad un famoso scrittore. Durante il tragitto Igit ferma la macchina e le parla della sua proposta. Sanem si innervosisce e gli ribadisce che loro sono solo amici e che devono stare lontani perché l'argomento la infastidisce. Allora Igit le dice che la colpa è di Jan e del suo ritorno, che la confonde e che lei lo aveva dimenticato. Sanem, stupita, gli dice che lui ha frainteso tutto, che lei non ha mai dimenticato Jan e che lo amerà per tutta la vita. Igit, indispettito, le ribatte che Jan non vuole stare con lei e che in quel momento sta partendo con la sua barca. Sanem immediatamente esce dalla macchina e si precipita al molo e lo raggiunge proprio mentre sta per salpare. Sanem sale a bordo e gli dice che non può partire. Allora Jan mette in moto la barca e le dice: a questo punto tu vieni con me. Così si conclude la puntata numero 43 di Daydreamer.